Esiste al mondo un generatore professionale di comandi per Midjourney specializzato in ritratti emozionali e cinematografici? Bene ragazzi, io questo non lo so, l'ho cercato online, ho provato a fare un po' di ricerche, non l'ho trovato. Ok, secondo me non c'è. Allora cosa ho fatto? Un annetto fa ormai, l'ho creato io. Quello che vedremo oggi e testeremo oggi è un generatore di comandi professionale per Midjourney per creare foto di base, andando a impostare tutta una serie di parametri. L'ho chiamato Legends of Emotional Portrait, per cui è specializzato nel ritratto e l'ho sviluppato su l'Excel di Google, ok? Non mi ricordo come si chiama, Google Spreadsheets, e è questo fondamentalmente. Come funziona? Poi dopo lo proviamo insieme. Voglio farvi vedere insomma questa app, che è un'app privata, l'ho creata, cioè l'ho insomma sviluppata per il mio Gaudio. Non è da escludere che un giorno la possa convertire in una web app e renderla pubblica. Dicevo, come funziona questo foglio? È un Excel alla fine, ok? Ha delle impostazioni, ok? Che possiamo andare a modificare, tantissime impostazioni, a partire dallo stile di colore. Vedete che ovviamente queste sono variabili che ho inserito io, per cui proviamo a fare un esperimento. Però per iniziare, prima di creare il nostro masterpiece, vi spiego quali sono le variabili. Color style, per cui bianco e nero, colore, vari stili di bianco e nero, monocromo, low key, high key, oppure colori vibranti, toni pastello. Cioè qui andiamo già a definire lo stile di colore della nostra fotografia, ok? Luce naturale, blue hour, oppure anche doppia esposizione, photo bokeh, HDR, cross processing, cinematic look. Per cui già con color style abbiamo insomma una definizione macro di quello che apparirà nella fotografia, dello stile della fotografia. Faccio vedere che se dovessi selezionare ad esempio un color, ok, per cui color style color, vedete che qua sotto appare appunto nel comando, che poi andremo a copiare e incollare su Midjourney, la dicitura colore. Poi possiamo scegliere la fotocamera da una lista infinita di fotocamere. Sono opzionali questi campi, io ve li faccio vedere tutti, dalle instant camera come la Polaroid o la Instax, fino alla Lomography, alla Lomo, Fujifilm, le famose Canon EOS 5D Mark IV, Nikon, Canon e compagnia bella. Per cui colore e macchina fotografica. Stile della foto abbiamo i ritratti classici, per cui possiamo scegliere tra astratto, pop art, psichedelico, surreale, drammatico, concettuale, spontaneo. Abbiamo poi i ritratti high hand, ok, di fotografia di moda, ritratti artistici, ritratti concettuali, documentari, street photography, eccetera eccetera. Queste sono tutte le variabili che ovviamente ho mano a mano, una alla volta, inserito in modo da avere appunto la possibilità di selezionarle e di creare appunto quello che dico io, ok? Poi ho messo, per non farci mancare niente, anche dei subject, per cui dei soggetti di demo, ok? Per esempio attori: Leonardo DiCaprio, Lady Gaga, Johnny Depp, Meryl Streep, Brad Pitt, Angelina Jolie, ok? Da cui partire, ok? Se non sappiamo appunto, se non vogliamo scrivere manualmente, possiamo andare a selezionare un campo demo preimpostato. L'ho fatto con gli attori, l'ho fatto anche con esempi tipo di modelle femminili, modelli maschili, e ho fatto anche gli animali, ok? I Labrador, Golden Retriever, gatti e quant'altro che possiamo scegliere. In questo caso scelgo un ritratto emozionale
ok, a colori, vedete, di Angelina Jolie, ok, con la sua bellezza incredibile. Se invece voglio scrivere manualmente il comando, ad esempio una ragazza ventenne di origini siciliane con le lentiggini e gli occhiali, lo scrivo qui. La cosa interessante però, e qui ci si avvicina un po' all'emozionalità, è che possiamo andare a selezionare anche l'espressione. Per cui non solo il ritratto normale, pallido, come quelli che escono su Midjourney normalmente, ma ho inserito le emozioni, espressioni felici, contemplative, curiose, giocose, affectionate, confident, sicure di sé, misteriose, rilassate. Diciamo che vogliamo un ritratto a colori di Angelina Jolie che cosa fa? No, non mettiamo niente. Beh, comunque sappiate che possiamo mettere anche le espressioni del viso, come ad esempio che trasuda un genuino senso di felicità, leggerezza nella postura che supporta lo spirito. Cioè sono emozioni, espressioni molto molto dettagliate, molto molto dettagliate. Rimaniamo su Angelina Jolie. L'espressione abbiamo vista, possiamo anche aggiungere il mood. Il mood com'è? Un mood di tensione, un mood melancolico, giocoso, felice, misterioso, drammatico. Possiamo scegliere anche questo. Vi ricordo che in base alle nostre selezioni poi il prompt per Midjourney viene generato. Ok, vi sto solo spiegando passo passo come funziona. Una cosa carina è che ho messo anche la variabile in the movie, per cui possiamo far avere un frame, no, di Angelina Jolie nel film thriller, Psycho, Seven, Il silenzio degli innocenti, insomma ho messo dentro un casino di film, per cui volendo potremmo provare a fare un fotogramma o ritratto a colori di Angelina Jolie nel film, vediamo un film iconico di fantascienza, potremmo mettere in Matrix. Sarebbe bello, no? Che se Angelina Jolie avesse recitato in Matrix. Per cui color, emotional expressive color, color cosa? Color diciamo cinematic portrait, per cui il ritratto cinematografico a colori. Vediamo se c'è cinematic o qualcosa del genere. Studio, beauty, glamour, high fashion, eccolo qua. Cinematic portrait, un ritratto cinematico di Angelina Jolie nel film The Matrix dei Wachowski. Ok. Possiamo anche, ragazzi, qui rimane fondamentalmente ritratto standard, ok? Gli ho messo anche le azioni, ok? Magari ci sono reazioni emozionali o reazioni fisiche, ok? Per cui potremmo mettere come reazioni fisiche performing e dance routine, ok? Oppure falling and pretending to be it, per cui che cade e finge di venire colpita. Angelina Jolie nel film di Matrix, un ritratto, un frame a colori, ok? Che sia emozionale. Per cui come prima istanza questo non è un ritratto, ma si tende comunque a creare un ritratto cinematico, no? Come se venisse prelevato per l'appunto da un film, ok? Per cui cosa farà Angelina Jolie? Farà finta di venire colpita. Ho messo dentro tantissime reazioni fisiche e emozionali, anche interazioni come ad esempio tenere in mano una pistola. Volete la pistola o volete che fa finta di cadere? Diciamo che fa finta di cadere, fa finta di venire colpita. Framing, per cui qui ragazzi benvenuti nel mondo delle inquadrature, per cui abbiamo il close up, medium close up della face, del volto, abbiamo il dettaglio. Queste sono tutte le inquadrature possibili e immaginabili, ok? Per cui dal zoom e primissimo piano di dettaglio fino a inquadrature più lontane, anche con inquadrature particolari, come ad esempio
l'inquadratura da sopra le sue spalle, ok? In questo caso diciamo che potremmo rimanere su, di solito faccio close up, facciamo un close up di 3/4, ok? Queste le ho messe tutte a mano, ragazzi, ogni variabile è messa a mano, ok? Possiamo aggiungere anche degli attributi, no? All'inquadratura. Io di solito metto unconventional angle, per cui dà un'inquadratura un po' meno convenzionale. Lighting, qui ci divertiamo, abbiamo tutte gli stili di illuminazione da studio e da cinema, dall'ombrello al flash, alla luce a griglia, alla luce ampia, alla luce di Rembrandt. Mettiamo la luce di Rembrandt, ok? Che è quella di 3/4, ok? Volendo, ma non lo utilizzeremo, possiamo anche emulare lo stile di un fotografo, però perché non lo facciamo qui? Non lo facciamo perché già c'è lo stile del regista, ok? Per cui se noi avessimo fatto un ritratto normale avremmo potuto scegliere nello stile, fai uno scatto nello stile di Richard Avedon, ok? O di Mapplethorpe o di Toscani, e ovviamente Midjourney applica quello stile. Abbiamo quasi finito, poi lo proviamo, l'aspect ratio. Diciamo che essendo un film, qui ovviamente sono le proporzioni, no? 1:1 quadrata, 3 mezzi, però questo è un frame del film, per cui direi un bel, non 9/16, ma 16 noni, ok? 16 noni, che è il classico da cinema. La versione di Midjourney, il caos, per cui quanti diversi devono essere tra loro queste fotografie? Diciamo un caos 50, ok? Volendo possiamo escludere degli elementi, ad esempio se mettiamo no sunglasses, non metterà i sunglasses, e poi io lascio qui lo stile raw che dovrebbe andare a emulare uno stile più realistico. Per cui vediamo il prompt che è uscito fuori e che andremo adesso a provare. Un emotional and expressive color cinematic portrait, un ritratto cinematografico espressivo ed emozionale a colori di Angelina Jolie nel film Matrix dei Wachowski, che cade e viene colpita, l'inquadratura è di 3/4, l'angolo è non convenzionale con una luce Rembrandt. L'aspect ratio, per cui le dimensioni saranno 16 noni e il caos sarà 50 stile raw. Questo io me lo copio e lo vado a mettere dentro Midjourney. Vediamo cosa salta fuori. È molto interessante vedere come, ragazzi, le possibilità siano infinite. Io ho già messo tante variabili, ho messo decine di macchine fotografiche, ho messo decine di stili del ritratto, ma potrei andare avanti all'infinito. Per cui se Angelina Jolie fosse attrice di Matrix, porca, no, non mi piace per nulla, non mi piace per nulla. Proviamo a rifarlo, perché allora qui assomiglia un po' alla Jolie, qui un po' meno. Proviamo a cambiare qualcosa, ragazzi, siamo qui per divertirci, per fare un po' di esperimenti. Allora, Angelina Jolie nel film di Matrix dei Wachowski, vediamo, proviamo a cambiare qualcosa, proviamo a cambiare e mettere performing a dance routine. Ecco, una cosa che ho notato è questa, ragazzi, che se mettiamo chiaramente troppi parametri, e forse questo è il caso, se mettiamo troppi parametri a Midjourney non piace, ok? Per cui limitiamoci a dire Angelina Jolie che balla nel film dei Wachowski The Matrix. Tra l'altro, se non l'avete visto, ragazzi, vi siete persi veramente. La lunghezza buona dovrebbe essere questa, ok? Che se ve lo siete persi, vi siete persi una cosa molto importante. Ok, per cui adesso vediamo, abbiamo ridotto un pochino i parametri perché era troppo complicato, troppo complesso. Ora caos 50,
vabbè, mettiamo Chaos. Di solito io lascio Chaos 20 perché non mi piace vedere cose troppo, anzi Chaos 10, cose troppo differenti tra loro. Vediamo Angelina Jolie dentro a The Matrix, vediamo se ci aiuta Midjourney, se ci viene incontro, oppure se cappella. Ecco, direi che qui, ecco, il risultato è ben diverso, è più preciso, è più puntuale. Ovviamente non è Angelina Jolie, ci assomiglia, perché come sapete l'intelligenza artificiale non è che può prendere i volti reali, ma conoscendo, avendo avuto in pasto, insomma, nella rete neurale tutte le immagini di Angelina Jolie, va a ricrearne una nuova. Ecco, devo dire che questo è un risultato, signori, cosa gli avevano detto? Che doveva ballare, performing a dance routine, dentro il film di Matrix, ritratto cinematografico. Io devo dire che a parte la quarta, guardate che bella questa, a parte la quarta che è questa, che pur essendo molto molto bella non la vedo molto Matrix, qui mi sembra più un stile come dire 007, però questo potrebbe essere tranquillamente un fotogramma a 16 noni di Matrix. Che dite? Questo pure, forse troppo. Questo anche. Per cui, cosa abbiamo fatto? Abbiamo ridotto un pochino, scusate, le impostazioni e il risultato è buono. Ora, se io facessi la stessa cosa, ad esempio, con il film, vediamo un film iconico, molto diverso da Matrix, diciamo sempre Angelina Jolie, ma anziché Matrix lo mettiamo in Psycho di Alfred Hitchcock, un classico del cinema. Proviamo a vedere, insomma, se ci dà soddisfazioni o meno. Ripeto, sempre dance routine. Un secondo. Ok, vediamo cosa succede. Allora, bene ma non benissimo. Non mi sembra molto stile, assolutamente stile Alfred Hitchcock. Non mi sembra stile Alfred Hitchcock. Direi che possiamo tranquillamente riprovare a lanciare. Ma perché non mi ha preso? Scusate un attimo, mi sono dimenticato forse un pezzettino di prompt. 16 noni, ok, 16 noni, Chaos 50. Ok, vediamo, sperimentiamo. Ragazzi, io passo le mie serate, ecco qua, si era dimenticato un pezzo. Passiamo le nostre serate, passo le mie serate così, a fare tentativi e a cercare di ottenere dall'intelligenza artificiale qualcosa che sia unico, originale. È già. Primo risultato, se sempre un po' scadente, direi che tra queste 4, anche se non sta ballando, però questo sembra assolutamente uscito fuori da Psycho film, chiaramente in bianco e nero. Questa non sembra né Angelina Jolie né altro. Okay. C'è un po' di problema, ragazzi, con le foto di questi attori, giustamente, per una questione di copyright. Questo sembra un po' troppo aggressive e qui chissà cosa sta facendo. Ok, volendo posso andare a, come dire, andare a applicare delle modifiche, andare a creare delle variazioni, lo sapete. Ad esempio posso andare a dirgli di creare una variante molto diversa, molto forte, partendo da questa foto che mi sembra di qualità, e vediamo cosa ci tira fuori. E vedete che mi tira fuori 4 belle varianti. Ok, vogliamo fare un altro tentativo con un altro attore. Ok, togliamo qui Cinematic Portrait e lo facciamo questa volta. Proviamo a farlo di una street style influencer. Ok, nel film, diciamo un film che possiamo riconoscere. Vediamo, ci sono talmente in Blade Runner, ok?
Per cui un influencer in Blade Runner cosa fa? In Blade Runner possiamo dire che facciamo delle azioni fisiche. No, facciamo questo, ok? Facciamo come reazione, ma messo talmente tanta roba dentro. Cosa fa dentro Blade Runner? Usa uno strumento pertinente. Usa una pistola, ok? Per cui un influencer che usa una pistola in Blade Runner, ok? Possiamo provare a copiare e incollare. Abbiamo lasciato sempre 16 noni, per cui ragazzi c'è il primo risultato difficile che venga al primo colpo, però insomma io non so se avevate mai visto come emulare gli stili del cinema, tra l'altro ok, Blade Runner anche qui secondo me al secondo colpo farà di meglio, potrebbe fare molto meglio al secondo colpo, perché di Blade Runner c'è veramente poco. Tra l'altro, vabbè, influencer potrebbe essere anche lui un influencer. Vediamo cosa salta fuori. Vediamo cosa salta fuori. Ci stiamo concentrando sul cinema. Ok. Ovviamente noi abbiamo detto influencer, ma non uomo donna, ma questa mi potrebbe sembrare un pochino più Blade Runner delle altre, però nemmeno molto, questo cos'è? Una roba folle. Assolutamente, questo è Harrison Ford in tutto questo, per cui vediamo un attimino di cambiare un po' di impostazione, facciamo un ultimo esempio. Ok, questa volta l'esempio possiamo magari scriverlo a mano, e a questo punto proviamo a scriverlo Leo DiCaprio, ok? Un ritratto di Leo DiCaprio in Blade Runner, che proviamo a scrivere in italiano, vediamo se lo prende, che guida una navicella spaziale. Ok, navicella spaziale, mi viene in mente, qui ovviamente dobbiamo togliere la reazione perché gli abbiamo già detto cosa fa, guida una navicella spaziale. Io direi che possiamo farlo in 2001 Odissea nello spazio, che ne dite? L'ho messo 2001 Odissea nello spazio, drama, science fiction, sicuramente, eccolo qui, in the movie 2001 A Space Odyssey by Stanley Kubrick. Possiamo provare a cambiare anche l'illuminazione o l'inquadratura. Vogliamo provare a fare l'inquadratura? Il framing, l'inquadratura, gli facciamo un dettaglio, un ritratto ambientato di Leo DiCaprio che guida una navicella spaziale dentro al film capolavoro 2001 Odissea nello spazio. Vediamo, scusate, mi sono dimenticato portrait, perché dovevamo decidere portrait, cioè le possibilità sono infinite. Oggi abbiamo fatto un tentativo, abbiamo fatto delle prove. Ok, alcune bene, alcune meno bene. Gli ho detto di guidare una navicella spaziale, non la sta guidando, però a parte che non sembra Leonardo DiCaprio, però devo dire che accipigna. Ok, questo è assolutamente clamoroso, questo non c'entra niente, questo pure. Ok, vedete come l'intelligenza artificiale abbia spesso delle allucinazioni. Ok, proviamo a modificare il prompt, che guida una navicella spaziale, con il casco nel film 2001 Odissea nello spazio. Se vi state chiedendo, ragazzi, come imparare queste cose, tutti questi comandi, queste variabili, ragazzi, emaf205.com faccio corsi di Midjourney, corsi avanzati di Midjourney. Vediamo. Vabbè, qui a parte le rughe pazzesche che ha, diciamo che è molto molto ragionevole come risultato. Questo è un po' troppo clean, troppo pulito. Qui sembra più da Star Trek, però anche questo non è male, guida la navicella, e qui invece non guida assolutamente niente. Ragazzi, è difficile, questo è un lavoro difficile che richiede una capacità di ragionamento, una conoscenza anche di background della fotografia
che non è da tutti i giorni, ok? Dobbiamo conoscere le inquadrature, dobbiamo conoscere gli stili di colori, gli stili dei registi, lo stile dei fotografi, le varie aree, insomma, della fotografia, come l'illuminazione, da vicino, da lontano e quant'altro. Per cui io spero che questa mezz'oretta che abbiamo passato insieme, vedendo appunto questo che è una demo, che però secondo me ha molto potenziale, su cui lavorerò, mi riprometto di lavorare molto bene anche nei prossimi mesi, per poi magari renderla pubblica, volevo farvi vedere come ho creato un generatore di prompt per Midjourney, che poi in realtà, voglio dire ragazzi, sto prompt, a parte un paio di dati, funzionerà anche con le altre AI di generazione fotografica, Però abbiamo avuto un assaggio di questo di questo generatore di comandi per Midjourney che ho creato. Spero vi sia piaciuto. Se vi interessa fare un percorso con me personalizzato di intelligenza artificiale, vi ripeto, andate su mf205.com. Da qualche parte vi lascio poi anche il link al mio secret case, dove è una cartella di Drive dove tengo dentro le mie guide, i miei prompt segreti, quelli che mostro nei miei video, ok? Trovate dentro un sacco di cose, un sacco di prompt, un sacco di comandi super avanzati e un sacco di guide. Se volete fate richiesta di accesso, io vi rispondo. E niente, che dire ragazzi, abbiamo passato una mezz'oretta a sperimentare con Midjourney, ne abbiamo visto il potenziale, ne abbiamo visti i limiti. Spero che questa lezione, questa chiacchierata vi sia piaciuta. Io vi ringrazio, vi saluto e vi invito a mettere un commento, iscrivervi al canale, mettere like, perché mi fa piacere comunque, siamo già oltre un centinaio qua sopra, mi fa piacere comunque sapere il vostro punto di vista, i vostri pareri e le vostre domande. Va bene? Alla prossima! Cordiale utente del cyberspazio, ti do il benvenuto nel canale italiano più estremo a tema intelligenza artificiale. Io sono Ema F205, professore accademico dal 2009, punk rocker e creativo. La mia missione è iniettare emozione all'interno dell'AI attraverso esperimenti sovversivi per spingerla oltre i suoi limiti. Trovi maggiori informazioni sul sito bit.ly/EMA F205. Buona visione.